Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Se vuoi il narcisista devi fare assolutamente questo. Cosa devi fare? Chiaramente è meglio non voler assolutamente avere un narcisista accanto, ma poi tutti o quasi tutti rivorrebbero anche solo per la soddisfazione di riavere una persona che ti ha scartato, avere la soddisfazione di rivederla magari addirittura ai tuoi piedi, come si dice, e poterne poi disporre a piacimento. E a volte leggo commenti dove magari qualcuno mi scrive: sì, ma poi la lunga non funziona, oppure sì, ma non sempre funziona perché se dai retta in realtà ci scappa, eccetera, eccetera. Ovviamente non si tratta semplicemente di dare punto e basta, di essere sempre disponibili, semmai ho sempre detto il contrario, ma ci sono casi in cui bisogna pur dare, se vuoi che l'altra persona provi dei vincoli per te. Si tratta di vedere come e quando, in che modo. Io non faccio questi video per pura visibilità, infatti non ci metto nemmeno il volto, e non perché sono orrenda a vedere qual è la fiera dei volti, magari insomma non credo che sfigurerei, ma dal canto mio non ci sono velleità di questo tipo, magari narcisistiche, e nemmeno devo necessariamente procacciarvi clienti. Infatti io ho iniziato a fare i miei video pensando che dopo 2 o 3 avrei smesso, ma visto il riscontro che ho avuto e i tanti ringraziamenti, ho continuato, ho pensato di continuare. E non faccio video andando a pescare di qui e di là, perché se si deve fare almeno un video al giorno o più di uno, dove trovo gli argomenti? Beh, vado da Tue Dio che ha migliaia di video e riprendo le cose che dice lei. No, io non faccio così. Quello di cui io parlo è: primo, frutto di conoscenza, conoscenza di psicologia, conoscenza di comunicazione, conoscenza di relazioni umane, non per sentito dire di altri video su YouTube, ma studiati sui libri. E poi, secondo, frutto di esperienza di vita vissuta. Non so in quale ordine, se viene prima una cosa o prima l'altra. Di certo la teoria senza la prassi non è niente, ma nemmeno la prassi senza teoria può avere un appoggio tale che se ne possa cavare qualcosa di utile. Ti espongo certe strategie sia perché sono state testate a livello psicologico e pratico e fanno parte di una conoscenza in psicologia, ma anche perché ho appurato io stessa che funzionano. Le ho sperimentate su me stessa. Quindi non vado solo semplicemente su sentito dire, per fare video, per dire qualcosa. Ho appurato io stessa che funzionano. Certo che poi alla lunga magari ci si stanca, e certo che se si deve vivere di strategia non vale la pena. Credo che lo abbiamo capito bene che con un narcisista, se di questo parliamo, non funziona con i sentimenti, ma va di coinvolgimento emotivo e di condizionamento. Con un narcisista questo funziona: il coinvolgimento emotivo e il condizionamento psicologico. Queste sono le uniche cose su cui si può puntare con una personalità narcisistica. Ma alla fine, se si vuole il narcisista, lo vuoi o non lo vuoi un narcisista? Perché quando sento dire sì, ma così non funziona o non funziona alla lunga, o la bicicletta la vuoi, ma poi devi pedalare, o non la vuoi. Io una persona narcisista, e non sto a specificare, l'ho voluta, e finché l'ho voluta, e non si tratta dell'ultimo dei narcisisti, ma il primo, l'ho avuto. E dopo un super scarto, perché non mi andava giù lo scarto, diciamolo pure, l'ho rivoluto. Se parti con l'idea che tanto così e tanto colà, per cortesia, lascia perdere, non fa per te. Bisogna anche sapere volere, come sapere non volere, e che non è una cosa così scontata come può sembrare, non lo è affatto. Non lo è, perché non so quante volte mi sento dire sì, non lo voglio più, ma, oppure sì, non lo voglio più, ma. Con i ma non si fa niente, con i ma, i se, i però nella vita non si fa e non si farà mai niente. Non è con il condizionale che puoi o potrai costruire e ottenere qualcosa. Con se, ma però non costruirai mai niente e non otterrai niente, nulla. Qualcuno si chiederà poi com'è andata con la persona narcisista. Beh,
dopo molti anni mi sono fatta scartare, ho fatto io come i narcisisti, nel senso che ad un certo punto mi sono veramente abbandonata in modo anche liberatorio a una sfuriata, perché anch'io in casi estremi posso anche sbroccare, come si dice, anche se è molto raro comunque. Del resto, dopo tanti anni ci poteva anche stare. Quando si arriva a quella modalità si deve essere consapevoli delle conseguenze e sapere mettere in conto se può essere maggiore la soddisfazione momentanea di prendersi un certo sfizio, diciamo così, mettiamola così, o non lo è. E devo dire che certe vedute non collimavano più e in quel momento sentivo evidentemente la necessità di qualcuno che fosse sulla mia stessa lunghezza d'onda e ben ancorato con i fatti, le cose nel mondo che si stanno vivendo, o perlomeno di avere a che fare, o perlomeno di avere a che fare con persone che ascoltano, disposte ad ascoltarti, o più che ascoltarti, essere ricettive, essere presenti con i sensi anche, con l'ascolto interiore, o almeno, o perlomeno ad aprirsi, che è già una cosa grandissima, ma aprirsi realmente e potersi e mettersi in grado di confrontarsi, insomma, di essere umane. Se si ha difficoltà a confrontarsi, a mettersi a nudo, alla lunga è meglio andare a spasso con un robot, perché comunque un qualsiasi rapporto, che sia sentimentale o di amicizia, deve basarsi sull'autenticità e la sincerità, altrimenti veramente possiamo accompagnarci a qualche robot. Ho avuto però la fortuna, ma anche la volontà di incontrare l'amore vero, quindi ho una grande pietra di paragone che è importante averla. In ogni caso penso che in ogni rapporto, salvo casi particolari in cui è veramente bene chiudere assolutamente e in maniera ermetica, ma in generale penso che è sempre e assolutamente meglio tenere e non perdere. Ho detto altrimenti non farsi scartare e non scartare, quello è meglio lasciarlo fare tra l'altro ai narcisisti, di farsi scartare, quindi è bene in pratica usare il tatto sempre fino alla fine se si ha a che fare con persone difficili. Anche se quando una persona è persa, se persa è veramente, allora possiamo pensare, devi pensare che evidentemente c'era un difetto di umanità e di verità, almeno nel caso che tu sia ritornata sui tuoi passi e ti sei dimostrata comunque sempre aperta nei confronti di quella persona, perché la persona vera, il volto, per dirla con Pirandello, e non la maschera, resta sempre la maschera, quella che svanisce e si disperde al vento. Ti abbraccio forte e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.